Amici di Planet Spin, benvenuti su questo nuovo video, benvenuti qui sul canale. Oggi avventura di pesca dal kayak, proviamo a traina con il vivo. La prima cosa che facciamo, ci mettiamo in pesca con un paio di canne, con un pezzettino di coreano per cercare di fare qualche pesce vivo. In questo caso cerco di fare qualche aguglia e dopo fatto l'aguglia la inneschiamo e proviamo a trainare un po' sotto costa. Oggi l'obiettivo principale è il serra, principalmente un pesce stagionale in questo spot per questo periodo. Speriamo di divertirci, di fare qualche bella cattura. Venite con me in questa avventura di pesca, dai! Che spettacolo, quante aguglie! La cannetta sta per partire. Sono delle tocche ma non si riescono dalla mare, sono aguglie molto piccole. Vediamo se siamo fortunati su questa. Nemmeno. Le aguglie ci sono ma sono piccolissime. Vediamo se siamo fortunati, perché sono aguglie davvero piccole. È difficilissimo riuscire a portarle a bordo. Ci sono le aguglie ma sono piccole. Vediamo se siamo fortunati. È andata bene con questa, dai. Ok, una l'abbiamo fatta. Pescato la matassina. Vediamo se siamo più fortunati. Stiamo andando verso un altro banchetto di penso siano alici in superficie. Ci traniamo dentro con la matassina e col coreano. Vediamo se qualche aguglietta si trova in caccia in questo spot. Me ne serve giusto un'altra e poi andiamo a trainare. Dai, dai! Siamo nell'hot spot, vediamo se porta la canna. Eccola qua, guardate, eccola qua. Matematico. No. Vediamo se riusciamo a portarla a bordo. Purtroppo non è mai semplice, è mai scontato. A volte si staccano. Staccata giusto giusto, per fortuna l'ho presa. Questa è una bella aguglietta. Guarda,
Oh, questa è bella, questa è proprio bella. Questa è una bella cuglietta. Questa è una bella cuglietta proprio. Mettiamo subito nella vaschetta. Potrebbe sembrare una delle fasi più facili della nostra uscita di pesca. Nella traina col vivo la prima fase è caratterizzata dalla ricerca del pesce vivo. In questo caso ho cercato di fare delle aguglie perché è un po' il periodo, è la zona in cui sono, ne ho viste parecchie in caccia, in superficie, saltellare. Però non è stato assolutamente facile, infatti sia col coreano che con la matassina è stata davvero dura fare dei pesci esca. Per fortuna ci sono riuscito, ho fatto 3 o 4 pesci e adesso passo alla fase 2, la fase della traina. Innesco la guglia e mi faccio una trainetta sotto costa, vediamo quello che succede per la ricerca del nostro obiettivo principale dell'uscita di oggi, che è il pesce serra. Passiamo alla fase 2. Ho preparato una montatura con un cavetto di acciaio e 2 ami per queste tipologie di traina. Cerco di prendere una delle belle agugliette che sono riuscito a fare con tanta fatica e la inneschiamo. Una la innesco l'amo trainante, glielo metto sotto al becco in questo modo qui, e l'altra invece l'amo pescante la inseriamo sotto la pinna anale. Si tratta di 2 ami scorrevoli, ma come assetto va già più che bene. Ora iniziamo la fase della filata. Mettiamo in acqua, sempre con l'aiuto del motore, mettiamo in acqua una ventina di metri, 20-30 metri, e iniziamo la fase di traina. Io utilizzo del filo colorato, in modo che so quando arriva un colore prestabilito che io ho già conteggiato nel rosso. Vuol dire che starò trainando tra i 20 e i 25 metri. E per questa tipologia di esca e per questo fondale è una distanza ideale. Eccoci sul colore prestabilito, io ho scelto il viola. Chiudo la frizione, la metto in modalità di attesa di strike e mi regolo la velocità del motore a un nodo e 2, anche a seconda un po' della corrente che c'è, ci regoliamo di conseguenza. Siamo in pesca. Aumentando un po' la velocità, c'è un po' di corrente frontale. La regolo ovviamente con il power, il regolatore di velocità
power meter che ho inserito direttamente sulla testa del motore, e vediamo che succede. Questa è una buona zona per la presenza di serra. Eccola qua, la canna è partita, vediamo se riusciamo ad avere lo mi sa che ha mangiato, si è mangiato la cuglia, solitamente così succede. No, ha fatto 2 partenze, o non è riuscita a mangiarsi la cuglia oppure se l'ha mangiata in 2 bocconi. Non ha preso l'amo, quasi sicuramente. Vediamo quello che è successo. Ecco quello che è successo. Magari qualche serra piccolino, quando sono così sono serra piccolini. Si è mangiato la cuglia. Oddio, piccolini piccolini, non tanto. Il primo morso l'ha avuto qua, il secondo gli è staccato la parte della coda. No, cazzo! Un bel pesce! Vediamo se ti ha allamato bene. È un serra. Bella. Mamma mia. Realmente. È un serra. Finalmente era ora. Eccolo qua, un bel pescetto. Da coraggio. Eccolo, è partita. Molto sai, ecco. Gianmarco!
Eccolo qua. Ecco giù. Mamma mia, che c'è voluto. Ci ha fatto penare, ma per fortuna siamo riusciti a fare una cattura. Ecco qua, un bel pescetto. Ci dà speranza. Ci mettiamo nuovamente in pesca. Ho cambiato un po' la canna. Questa volta utilizzerò una canna con mulinello fisso, non rotante, e andiamo ad innescare la nostra prima cuglietta. Metto questa che quasi quasi voleva morire. Il primo amo nel muso e il secondo sotto la pinna anale. Vediamo se siamo fortunati oggi. In questa zona vedo delle marcature sulla mezz'acqua, sono sui 10 metri e a 5 metri vedo delle belle marcature. Ora recupero un po' il mio terminale, gli metto un piombo in modo che l'esca scende un po' più sotto. Vediamo che succede. Sta mangiando e lo vedo. Vediamo. Eccolo qua. Cava sulle coscandate, sono appena sceso. Sembra un pesce non tanto grande. Vediamo che pesce è. Tolgo il piombo se riesce. E in serra. Purtroppo l'ervesa non si è vista nel liquido dei modi, ma ho dovuto rimediare perché mi ero dimenticato di spegnere il motore. E tutto sommato il primo pescetto c'è di oggi. Abbiamo scappottato, questa è la cosa più importante. Ecco qua il primo pescetto di oggi. Non ci possiamo lamentare. Lo scappotto c'è. Dai. Allora il serra purtroppo mi ha rovinato il terminale. Ho dovuto fare una sostituzione del terminale. Poi se volete vi mostro anche come ho realizzato questo terminale per i pesci serra. E ora innesco un'altra cuglietta.
Vediamo se riusciamo a fare compagnia al nostro amico Serracchiotto. Come al solito, l'amo trainante nel muso, in questo modo qua, e l'amo ferrante sulla pinna anale. L'amo superiore è scorrevole. E ora ci rimettiamo di nuovo in pesca. Faccio riprendere un po' la cuglietta. Ecco, si è ripresa. E continuo a notare che sull'eco a mezz'acqua ci sono delle marcature. Quindi anche in questo caso gli metto un piombino sul terminale. Un piombo, andiamo sui 5 metri d'acqua. Vediamo se siamo fortunati anche ora. Ci sono delle belle marcature, secondo me qua sono tutti serra. Del piombo. Lo leggo con un elastico così, dove è più facile toglierlo durante la fase di strike. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 bracciate. Ci mettiamo di nuovo in pesca. Vediamo che succede. Dai. Sto passando in mezzo ad un banco, penso di sgombri, sardine. Vediamo se intorno ci sono i predatori. Riesco a marcarli sull'eco, ci sono i predatori. Vi faccio vedere. Questo è il banco di sardine. E questi sono i predatori, eccoli. Vediamo se la canna parte. Vediamo se siamo fortunati. Rallenta ancora un po' la velocità. Questi pesci dovrebbero essere, secondo me, serra, questi pesci che vedo sull'eco. Però ne vogliono sapere di attaccare, c'è qualcosa che non gli piace. Eccolo, eccolo, sta mangiando, sta mangiando. Sta mangiando. Vedo la frizione, è la ferrata, eccola qua, eccola qua. Non sono pesci grossi. C'è ancora. Kayak non è affatto semplice. Questa è stata bella. Questa è stata una bella cattura. Mi sono divertito perché li ho marcati sull'eco e ero convinto che fossero serre e quindi mi aspettavo lo strike da un momento all'altro. Ero con la canna in mano, ecco, come avete visto. È stato davvero
Questa è stata davvero una bella cattura, chiamata, eccolo qua. Non sono pesci grandissimi, però per uno come me che non è pratico della pesca a traina è comunque una bella soddisfazione, una bellissima soddisfazione. Questo è ancora un altro innesco. La verità, se riesco a fare un'altra cattura la rilascio. Penso che mi sono già appagato per quanto riguarda questa uscita, per cui dichiaro che il prossimo pesce, se riesco a prenderlo, lo rilascio. Vediamo cosa succede. Come al solito, dopo l'innesco sposto un po' più in avanti in modo che non mi ingarbuglio con il filo della canna nel motore. È una cosa molto facile pescando dal kayak, bisogna fare sempre attenzione. Tutti gli errori che si commettono si pagano tutti, per cui metto l'esca in trazione e in corrispondenza del nodo gli metto il mio piombo. Ecco il piombino, l'ho innescato, ora calo 5-6 metri. 1, 2, 3, 4, 5 metri in calata. Dovrei stare pescando sui 5 metri di profondità, sui 10 metri, una battimetrica di 10 metri. Vedo già che sull'eco ci sono delle marcature, Potrebbe partire la canna da un momento all'altro. Dai. Vediamo se siamo fortunati. Ecco le marcature. Questi secondo me possono essere pesci seri. Eccolo qua. Eccolo. Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Non sono pesci grossi, però danno coraggio, ecco, per una pescatina tranquilla ci sta. Vediamo se si riprende. Lo vedo ancora bello attivo e come promesso provo a fare il rilascio. È andata? Si è ripreso, eccolo, sì, è andato. Ce l'abbiamo fatta, dai. Un altro pesce è venuto a guadino. Sento la frizione di Gianmarco che canta e abbiamo fatto un rilascio. Ora procediamo ancora un po' la nostra pescata e
niente, per il momento siamo soddisfatti, non sempre va così bene, infatti sono reduce da un paio di uscite dove per fare una cattura veramente c'è stato il bisogno di sudare, e per il momento ecco, mi posso ritenere soddisfatto. La pesca a serra purtroppo a traina così, a volte il serra mangia male e non si riesce ad allamare, però avevo anche sbagliato a realizzare un terminale con gli ami troppo grandi, invece in questo caso con gli ami più piccoletti, ecco, sono riuscito, per il momento non ne ho perso nemmeno uno. Vediamo come va, alla fine della pescata tireremo un po' le somme. Sono su uno spot dove vedo delle marcature. Vediamo se la nostra cuglietta gli può piacere. Vedo delle marcature sull'eco, scendo ancora un po' perché stavo su 5 metri, mentre qui vedo marcature fra i 8 e i 10 metri. Sono abbattimetri di 11. Ho mangiato, non l'avevo detto. Mi ha fregato. Sicuramente si è mangiata la cuccia. Purtroppo i serra fanno questi scherzetti. Faccio vedere. Ecco, la mia cuglietta tranciata in due. Non sono riuscito questa volta. Allora, amici di Planet Spin, la nostra pescatina continua. Ho innescato nuovamente una guglia, sto di nuovo in traina e niente, diciamo che ho fatto le mie prime esperienze a traina con il vivo e ho imparato tanto, perché la cosa principale per riuscire, ecco, ad essere efficaci in pesca è non sbagliare niente, essere perfetti. Per cui ho imparato dai miei errori, anche per alcuni terminali che stavo utilizzando. Erano dei terminali con gli ami troppo grandi, quindi sostituendoli con ami più piccoli sono riuscito ad essere maggiormente efficace in pesca, e per il momento non ho slamato nessun pesce, quindi tutte le catture di oggi sono andate a buon fine. Quelle invece dei giorni scorsi, delle scorse settimane, delle scorse uscite, diciamo non sempre sono riuscito a portare su il pesce, ho avuto tante slamate, anche perché poi i pesci che sono presenti in questo periodo, in questo spot, non sono grandissimi, avete visto la pezzatura media è intorno al 1,5 kg, così, comunque pesci divertenti. La mia pescata continua ancora un'altra 30 minuti, ci provo ancora qualche po' di tempo. E niente, che dire, grazie a tutti per la visione di questo filmato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale perché per noi è molto importante e a voi non costa niente, e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!